Ciao ragazzi, oggi proviamo una nuova stampante da Gearbest, la Tronxy X5S. Vediamo come va. Buona visione. La meccanica è di tipo Core XY, quindi avete un cubo di alluminio, i laterali principali sono doppi, l'infisso è di tipo V, abbiamo le ruote di buona qualità. I carrelli arrivano già premontati, però potrebbero essere montati non propriamente bene. Io ho trovato 3 ruote che avevano i cuscinetti, come si dice, montati rovesci, e quindi ho dovuto smontarle, girare i cuscinetti e rimontarle, e dopo giravano bene. Ovviamente una delle 3 ruote era proprio quella dietro all'estrusore, quindi ho dovuto smontarmi tutto il blocco estrusore per sistemare questa ruota qua. Poi le parti in plastica sono praticamente questi fermi qua, la piastra dei carrelli e il supporto motore, che effettivamente è un po' sottile. Suggerisco di aggiungere una fascetta qua al lato, così non avrete sicuramente problemi. Abbiamo una catena per i cavi, sia per l'estrusore che per il bed. Il piatto è un 330 x 330, il pannello sopra è in vetroresina e non è drittissimo. Consiglio di procurarsi quanto prima un pannello di vetro. Non occorre vetro speciale, vetro normale da 3 mm va benissimo, è quello che uso già sulla mia 3D rag da 3 anni e non si è mai rotto, insomma. Il supporto dei motori della SZ è fatto con i soliti pannelli di resina, ma in questo caso non vedo nessun problema, cioè sono fissati qua, devono solo tenere in posizione le barre di acciaio. Tutta la parte del piatto, questa parte qua, queste barre qua sono in alluminio, tutte le barre d'acciaio, le viti, tutto, queste parti qua sono arrivate drittissime, quindi nessun problema. Pezzi del bed sono tutti in alluminio, questo è da 1 centimetro, alluminio pieno, bello dritto, vedete sul piano. Anche questi di alluminio, 5 mm di spessore. Questi qua, queste le barre sono drittissime, anche queste
proprio belle pulite, non hanno sbavature. L'estrusore è un MK10 e hanno aggiunto questa ventola aggiuntiva di raffreddamento qua laterale. Funziona abbastanza bene il raffreddamento, ma soliti problemi che dovrebbe essere da entrambi i lati. L'unico problema di questo gruppo estrusore è praticamente il rumore che fa questa ventola. Vi faccio sentire il rumore di sta ventola. Cioè, fischia. Sono queste barre qua. Vabbè, si possono facilmente tagliare via. Spengo, se no non si sente niente. L'elettronica è una Melzi versione 2.05, tutta integrata esattamente come quella della X3S. La schedina si monta qui al lato. Ovviamente c'è il pannellino per coprirla con la ventolina, LCD grande, gruppo alimentatore da 30 A con la ventola autoregolante, per cui inizia a far rumore quando fate il riscaldamento iniziale del bed. Sostanzialmente, quando poi arriva in temperatura si abbassa notevolmente la rumorosità. Il firmware arriva già montato, non dovete fare assolutamente nulla. Una volta collegato il tutto, accendete ed se avete collegato tutto bene, funziona, è a posto. Una nota sulla guida: che c'è un errore nella guida, chiama quel motore X e questo Y, invece è il contrario, questo è l'X e questo è l'Y. Ve ne accorgete perché vi va al contrario, l'asse si muove al contrario. Prima stampa, seconda stampa fatta con il filamento in dotazione. C'erano 5-6 metri di filamento bianco, non volevo sprecarli e quindi ho provato subito con una stampa difficile. Entrambe sono a 0,1 mm. Sono prese così come sono uscite dal piatto, quindi non le ho pulite, quindi qualche filamento, diciamo problemi di estrusore, ma da un punto di vista della stampa è precisissima. Effetto ghost completamente assente. Qui ho fatto il mini gattino.
venuti veramente veramente molto bene, prima e seconda stampa. Qui ho cambiato plastica, tutti questi oggetti in arancione sono a 0,2 mm. Allora la finitura di stampa è ottima, nulla da dire. Ho un po' di problemi, vedete qua che ci sono i fili che poi basta togliere via con questa plastica. Devo ancora capire bene come settare l'estrusore con questa plastica, perché con quest'altra il problema era veramente minimo. Qui ho aumentato la retraction e infatti la cosa migliora notevolmente. Poi ho provato questa dove con la stessa retraction di 4 mm di questa ho abbassato la temperatura e il difetto si è peggiorato. In ogni caso questi sono difetti di settaggio dell'estrusore. La qualità di stampa, cioè di movimento della stampante, è ottima. Questi sono per un altro progetto che sto facendo, stampati così hanno fatto il filamento tra questi due pezzi che ho già rimosso. In ogni caso la finitura di stampa, vedete, è veramente bella e molto precisi. Bene, siamo arrivati al dunque. Come avete visto dalle stampe, la meccanica di questa stampante funziona molto bene. Le componenti in generale sono di buona qualità, bisogna solo prestare un po' di attenzione al montaggio. Per questo vi suggerisco di procurarvi una squadretta e verificare l'ortogonalità. Particolare attenzione all'asse X, che deve avere le due cinghie con la stessa tensione, se no vi lavora storto. In conclusione, il voto per questa stampante è un 9+, la consiglio. Se siete interessati, in descrizione trovate il link con un coupon con un piccolo sconto. Se invece già l'avete, seguitemi, perché ho deciso che diventerà la mia stampante principale, per cui ci farò modifiche e miglioramenti vari. A seguire, per i più pignoli, un unboxing velocizzato con una musichetta. Ciao, al prossimo video!